Ci sono circa 200 miliardi di trilioni di stelle nell'universo osservabile. Ogni singola stella che vedi nel cielo notturno è solo un granello di sabbia in una spiaggia infinita. E intorno a quasi tutte queste stelle orbitano dei pianeti. Pianeti rocciosi, caldi, freddi, gassosi. La matematica ci dice una cosa molto semplice. L'universo dovrebbe pullulare di vita. Dovrebbe essere rumoroso, affollato, illuminato da civiltà antiche di miliardi di anni. Eppure, quando puntiamo i nostri radiotelescopi verso il buio, c'è solo un silenzio assordante. Nessun segnale, nessuna voce, nessuna traccia, niente. Siamo nell'estate del 1950. Il fisico premio Nobel Enrico Fermi sta pranzando con dei colleghi. Stanno parlando di dischi volanti, un argomento molto popolare all'epoca. Fermi, un uomo che calcolava a mente la potenza delle esplosioni nucleari, si ferma, guarda i suoi colleghi e fa una domanda semplicissima, ma devastante. Dove sono tutti quanti? È una domanda che gela il sangue, perché se la nostra galassia ha 13 miliardi di anni e ci vuole solo qualche milione di anni per colonizzarla tutta, qualcuno dovrebbe essere già qui, ma il cielo è vuoto. Per capire questo mistero, dobbiamo trasformarci in investigatori. Negli anni 60, l'astronomo Frank Drake creò un'equazione. Non per avere una risposta esatta, ma per capire quanti passaggi servono per creare una civiltà capace di comunicare. Immagina una gigantesca fabbrica spaziale. Entrano miliardi di stelle. Ma quante hanno pianeti? Una frazione. Quanti pianeti sono alla giusta distanza dalla stella, dove l'acqua è liquida? Un'altra frazione. Quanti di questi sviluppano la vita? E quanti esseri viventi diventano intelligenti? Ad ogni passaggio la cascata si restringe, i numeri crollano. Anche mettendo i numeri più pessimisti in questo gigantesco imbuto matematico, il risultato finale non è mai zero. Solo nella nostra galassia, la Via Lattea, dovrebbero esserci decine, forse centinaia di civiltà attive in questo preciso istante. Civiltà che costruiscono città, che trasmettono segnali, che viaggiano tra i sistemi solari. Noi umani abbiamo impiegato solo un secolo per passare dal primo aereo di legno e tela ai rover su Marte. Immagina una civiltà che ha un vantaggio su di noi di 1 milione di anni. Le loro opere ingegneristiche dovrebbero brillare nel cielo come fari nella nebbia. E invece il buio. Questo è il paradosso di Fermi. E le soluzioni a questo mistero sono una più inquietante dell'altra. La prima spiegazione è nota come l'ipotesi del grande filtro. Immagina un muro invisibile, una barriera evolutiva gigantesca che blocca quasi tutte le forme di vita nell'universo. È un esame cosmico, così difficile che quasi nessuna specie riesce a superarlo. La vera domanda, quella che toglie il sonno agli astrofisici, è semplice. Questo muro, questo filtro spietato, si trova nel nostro passato o nel nostro futuro? L'abbiamo già superato o stiamo guidando a tutta velocità verso uno schianto inevitabile? Se il filtro è nel nostro passato, significa che siamo incredibilmente fortunati. Forse la vita è comune, ma la vita complessa è quasi impossibile. Sulla Terra, per quasi 3 miliardi di anni, la vita è stata solo una noiosa zuppa di batteri microscopici. Cellule singole che galleggiavano nel buio. Poi, per un caso assurdo, una cellula ha letteralmente inghiottito un'altra cellula senza digerirla. Hanno iniziato a collaborare. Da quell'evento rarissimo, noto come endosimbiosi, sono nati gli animali, le piante e infine noi. Forse là fuori l'universo è pieno di pianeti vivi, ma abitati solo da alghe e fango. Oppure il filtro era lo sviluppo dell'intelligenza superiore. I dinosauri
hanno dominato questo pianeta per 160 milioni di anni. Erano predatori perfetti, macchine biologiche infallibili. Ma non hanno mai costruito un telescopio. Non hanno mai scoperto il fuoco. L'evoluzione non ha come scopo l'intelligenza. L'evoluzione vuole solo farti sopravvivere fino al giorno dopo. Un cervello grande consuma un quarto dell'energia di tutto il corpo. È un investimento rischioso, quasi un errore di fabbrica. Noi umani siamo un azzardo biologico che per puro caso ha funzionato. Se è così, siamo l'unica scintilla di consapevolezza in una notte infinita. Ma c'è un'alternativa. Dal punto di vista fisico e storico, questa è l'opzione che fa più paura. E se il grande filtro fosse davanti a noi? Questo significa che la vita nasce facilmente, l'intelligenza si sviluppa spesso e le civiltà tecnologiche sorgono ovunque. Ma poi qualcosa le uccide tutte, senza eccezioni. Nel momento in cui una specie scopre come manipolare l'atomo, o come modificare il proprio DNA, o come creare intelligenze artificiali, innesca una bomba a orologeria. Le civiltà potrebbero essere come falene attratte dalla fiamma della tecnologia. Volano sempre più in alto finché non bruciano in un istante. Non serve necessariamente una guerra nucleare per distruggere una civiltà. Potrebbe essere un collasso climatico lento e inesorabile. Una specie consuma tutte le risorse del suo pianeta prima di imparare a viaggiare verso le altre stelle. Rimane intrappolata in casa sua mentre la casa va a fuoco. O forse l'invenzione della realtà virtuale perfetta rende l'esplorazione spaziale inutile. Perché viaggiare per millenni nel freddo vuoto cosmico, quando puoi vivere come un dio in una simulazione perfetta dentro un computer sotterraneo? Forse gli alieni ci sono, ma si sono chiusi in casa, persi nei loro sogni digitali, aspettando che le loro stelle si spengano. C'è una terza soluzione. È un concetto sociologico reso celebre dalla fantascienza, ma che molti astrofisici prendono molto sul serio. Si chiama la teoria della foresta oscura. L'universo non è vuoto, è affollato, ma immagina l'universo come una foresta immensa e buia di notte. Ogni civiltà è un cacciatore armato che si muove in silenzio tra gli alberi. Nessuno sa chi altro ci sia nel bosco. Nessuno sa se gli altri cacciatori sono pacifici o ostili. Ma c'è una regola spietata nella foresta. Se vedi una luce, se senti un rumore, non puoi rischiare. Devi sparare per primo. In un universo governato dalla teoria dei giochi, la sopravvivenza è l'unico obiettivo. Se due civiltà si incontrano, la distanza tra loro rende impossibile comunicare in tempo reale. I messaggi impiegano anni o secoli. Non puoi sapere se l'altro sta costruendo un'arma per distruggerti. Il sospetto cresce. E poiché un attacco preventivo a velocità relativistica è impossibile da fermare, l'unica mossa logica, l'unica mossa sicura per garantire la sopravvivenza della tua specie è annientare chiunque si riveli. In questo scenario, l'universo è silenzioso perché chiunque abbia gridato "siamo qui" è stato immediatamente spazzato via. Questa teoria trasforma le nostre azioni in qualcosa di terrificante. Da oltre 80 anni, la Terra sta irradiando onde radio nello spazio. I nostri radar militari, le trasmissioni televisive, persino i messaggi intenzionali inviati verso le stelle per cercare amici. Stiamo camminando in una foresta buia, piena di predatori millenari, con una torcia accesa sulla testa, gridando a squarciagola la nostra posizione. Alcuni scienziati ritengono che inviare messaggi nello spazio sia l'atto più irresponsabile della storia umana. Se la foresta oscura è reale, il silenzio degli alieni non è assenza. È puro, agghiacciante terrore vitale. Loro sanno che là fuori c'è la morte.
C'è un'altra prospettiva, meno brutale ma altrettanto inquietante. L'ipotesi dello zoo. Immagina di camminare in una riserva naturale. Vedi un formicaio. Ti fermi a spiegare alle formiche come funziona il tuo smartphone? Ovviamente no. Loro non hanno l'apparato sensoriale per capirti e tu non vuoi distruggere il loro ecosistema. Forse le civiltà avanzate hanno formato un accordo cosmico. Osservano i pianeti primitivi come il nostro senza interferire. Ci hanno messo in quarantena. I nostri telescopi non vedono navi aliene, perché la loro tecnologia mimetica è milioni di anni avanti alla nostra fisica. Siamo in una gabbia di vetro e non possiamo vedere fuori. O forse stiamo cercando la cosa sbagliata. Noi ascoltiamo le onde radio, ma le onde radio potrebbero essere l'equivalente cosmico dei segnali di fumo. Una civiltà avanzata di 1 milione di anni non usa i segnali di fumo. Forse comunicano manipolando la gravità o usando particelle esotiche come i neutrini o piegando lo spazio-tempo stesso. L'universo potrebbe essere attraversato in questo momento da miliardi di conversazioni ad altissima definizione. Un internet galattico che ci passa letteralmente attraverso i corpi, ma noi siamo sordi. Stiamo ascoltando l'oceano con un bicchiere di plastica, sperando di sentire una voce umana. Ma la soluzione più probabile, cruda e realistica al paradosso di Fermi, riguarda una dimensione che spesso ignoriamo: il tempo profondo. L'universo ha quasi 14 miliardi di anni. La nostra civiltà tecnologica, quella capace di inviare segnali, esiste da meno di un secolo. Un secolo su 14 miliardi di anni è un battito di ciglia. È meno di un millisecondo nella vita di un essere umano. Forse l'universo produce civiltà in continuazione. Nascono, prosperano per 10.000 anni e poi si estinguono. Ma lo fanno in momenti diversi. Una civiltà incredibile potrebbe essere vissuta e morta a 2 passi da noi. 50 milioni di anni fa siamo come navi che passano nella notte oscura. Per incontrarci non basta essere nello stesso luogo cosmico. Dobbiamo esistere nello stesso identico istante temporale. E lo spazio e il tempo sono così vasti da essere quasi incomprensibili per la nostra mente. I fatti misurabili ci dicono questo. Finora non c'è una singola prova scientifica della presenza di intelligenza extraterrestre, nessun artefatto, nessun segnale verificato, nessuna rottura delle leggi fisiche. Filosoficamente, questo può farci sentire soli, smarriti in un vuoto freddo e indifferente. Ma dal punto di vista scientifico, questa assenza non è una sconfitta, è una rivelazione. Se siamo davvero soli o se siamo tra i primissimi ad aver superato il grande filtro, allora quello che abbiamo qui sulla Terra non è banale. La vita umana, l'arte, la scienza, l'amore, la compassione, non sono cose comuni che si trovano sotto ogni sasso cosmico. Sono anomalie meravigliose. Sono l'universo stesso che, dopo miliardi di anni di caos cieco e materia inerte, ha finalmente aperto gli occhi e ha iniziato a fare domande. Questa è una certezza scientifica. Noi siamo la materia delle stelle che ha imparato a pensare. E se il cosmo è silenzioso, forse significa solo che spetta a noi portare la luce nel buio. Io sono Renderium e questa è la nostra inestimabile realtà. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.